In questo affresco viene raccontata la storia di Fedra. Dai, avviciniamoci! Fedra è dipinta seduta al centro della scena, con un abito di colore viola e un mantello marrone che ne lascia scoperta una spalla. Fedra è la moglie di Teseo, forte e coraggioso eroe greco, famoso per aver ucciso il terribile Minotauro. Il Minotauro era un mostro spaventoso, metà uomo e metà toro. Il re Minosse lo aveva rinchiuso in un labirinto sulla sua isola di Creta. Sai che cosa sono i labirinti? Sono dei percorsi molto complicati che fanno perdere l'orientamento e dai quali è molto difficile uscire perché si perde facilmente la strada. Anche Teseo si sarebbe perso senza l'aiuto di Arianna, la sorella di Fedra, che legò un filo all'ingresso del percorso grazie al quale Teseo ritrovò la via d'uscita. Strano, non Arianna, ma sua sorella Fedra si innamorò di Teseo e andò via con lui diventando sua moglie. Ora però viene la parte triste della storia e, ahimè, ne sono responsabile di nuovo io. Ero stata da poco rifiutata da Ippolito, il figlio di Teseo, ed ero davvero furiosa. Come si era permesso di rifiutare proprio me, Afrodite, dea dell'amore e della bellezza? Per vendicarmi, feci innamorare Fedra di Ippolito. Anche questo era un amore sbagliato, perché Ippolito era il suo figliastro. E come tutti gli altri amori sbagliati, le conseguenze furono molto dolorose, poiché morirono sia Fedra, che si tolse la vita per amore, sia Ippolito, che venne accusato della morte di Fedra. In piedi vicino a Fedra si trova la nutrice. Il suo compito era quello di aiutare le padrone di casa ad allattare i propri figli. La nutrice è dipinta con un lungo abito e nella mano regge una tavoletta che le servirà per suggerire a Fedra cosa scrivere nella lettera d'amore per Ippolito, che purtroppo la rifiuterà. La ragazza dalla veste bianca e verde è l'Ancella, cioè la ragazza che dovrà consegnare la lettera a Ippolito. Ricapitoliamo. Seduta al centro troviamo Fedra. Vicino a lei c'è la nutrice. La ragazza invece è l'Ancella che deve consegnare la lettera. Siamo arrivati all'ultimo affresco. Ti racconterò la storia della principessa Europa. Europa era in spiaggia a raccogliere fiori insieme alle sue compagne, quando Zeus, il capo di tutti gli dei, la vide e se ne innamorò. Beh, forse non dovremmo chiamarlo amore. Zeus non amava davvero le tante donne mortali con le quali tradiva la moglie Era. Piuttosto, Zeus provava un fortissimo desiderio di possesso. Nonostante il toro sia molto grande, sembra buono e amichevole con tutte le donne che lo circondano. Europa si fida a tal punto di lui da salirgli sul dorso. Ma quel toro è Zeus che si è trasformato per ingannare e rapire la fanciulla. Tutto questo doveva però avvenire senza essere notato dalla gelosissima Era, la moglie di Zeus, stanca dei suoi continui tradimenti. Il toro, cioè Zeus, cominciò a correre non appena Europa salì sul suo dorso e scappò via dalla città, riuscendo a rapire la fanciulla. La portò così sull'isola di Creta, attraversando il mare. Zeus rimase a lungo con Europa, ma fu poi costretto a tornare sull'Olimpo dagli altri dei e da sua moglie Era, abbandonando Europa e i figli che avevano avuto insieme. Dai, ricapitoliamo! La donna seduta sul toro è la principessa Europa. Il toro è in realtà una trasformazione di Zeus. Le tre ragazze sono le ancelle di Europa, cioè le sue serve.